Buongiorno a tutti, sono Ernst Knam, sono qui nella mia scuola di Milano in via Infossi, angolo via Cesa, e vi faccio vedere 5 torte al cioccolato. Ma non cominciamo con la torta, anzi iniziamo con la base, perché senza base non possiamo fare le torte. Adesso vi faccio vedere un pan di Spagna molto speciale. Uno, perché lo usiamo per 3 torte che sto facendo, e secondo è un pan di Spagna senza farina, vuol dire senza glutine. È una ricetta molto semplice, fatto di tuorlo d'uovo, albume d'uovo, zucchero a velo, maizena oppure farina di riso e cacao in polvere. Montiamo gli albumi in macchina, accendiamo la macchina, facciamo salire l'albume, poi pian piano mettiamo lo zucchero. Non mettetelo all'inizio, altrimenti l'albume avrebbe molto più difficoltà a montare. Allo stesso tempo io monto i tuorli a mano. Come vedete, montando i tuorli con lo zucchero a velo man mano diventano sempre più chiari. Questo vuol dire che io sto incorporando l'aria, che è molto importante, per avere dopo un pan di Spagna soffice. L'albume è andato su, adesso pian piano abbiamo zucchero a velo, non la mettete tutti in una volta, lo facciamo in 3 prese, perché altrimenti sarebbe troppo pesante per l'albume. Abbiamo i nostri albumi montati, mettiamo dentro i tuorli montati, la nostra maizena setacciata e cacao in polvere. Adesso delicatamente dovete incorporare. Ricaviamo una massa bella, morbidino, molto arioso e lo versiamo sulla nostra placca da forno. Si vedono bene i buchi d'aria, che vuol dire la nostra massa è bella soffice. Adesso dobbiamo distribuire questa massa bene uniforme su tutta la nostra superficie della placca, senza toccare i bordi. E la inforniamo al forno 200-220 gradi per circa 8-9 minuti. Il nostro pan di Spagna è cotto e si vede quando noi lo tocchiamo con un dito, perché ritorna su. Adesso mettiamo su un po' di zucchero semolato. Questo zucchero adesso assorbe umidità nel calore e il nostro roulato rimane sempre caldo e soprattutto morbido. Vi faccio vedere come si fa la mousse ai 3 cioccolati. Una torta storica, l'ho fatta per la prima volta 28 anni fa da Gualtiero Marchese in Buenos Aires della Riva e poi è diventato nostro storico. È la torta più venduta in pasticceria, perché ci vogliono pochi ingredienti: cioccolato fondente, cioccolato al latte e cioccolato bianco, panna semimontata, tuorli e gelatina. E sulla torta montiamo su un disco di pan di Spagna al cacao. Per la mousse ai 3 cioccolati ci vogliono i tuorli che montiamo leggermente a mano, perché servono per fare un'emulsione con la panna semimontata e il cioccolato. Dobbiamo sciogliere la gelatina nel microonde. Prima la gelatina è stata messa in acqua fredda e è diventata morbido. 22 secondi. Per fare la nostra mousse mettiamo la panna semimontata in una ciotola ampia. Versiamo sopra i nostri tuorli leggermente sbattuti, il cioccolato sciolto a circa 45 gradi e la nostra gelatina, e adesso dobbiamo con una frusta emulsionare tutto molto velocemente. Mettiamo la mousse cioccolato fondente 1/3 nel nostro stampo e lo lisciamo con una spatola a gomito e mettiamo la nostra mousse o in appatitore, friso o frigorifero. Appatitore bastano 15 minuti, in frigo 1 ora e mezza, in friso mezz'ora. Come vedete la mousse si è indurita e possiamo andare avanti con la seconda. Come prima mettiamo la nostra panna semimontata, i nostri tuorli sbattuti, la gelatina scaldata e alla fine il nostro cioccolato al latte, non più di 45 gradi. E facciamo lo stesso lavoro di prima, emulsione. E versiamo anche qui 1/3. Lisciamo con la spatola e di nuovo in appatitore, friso o frigo. Ecco la nostra mousse dopo il secondo strato. Facciamo mousse cioccolato bianco. Come prima, panna semimontata, tuorli leggermente sbattuti, gelatina scaldata e sciolta e ovviamente il nostro cioccolato bianco, non più di 45 gradi, perché se andiamo oltre i 45 gradi la nostra panna si scioglie e non abbiamo una mousse, abbiamo una salsa. Emulsione come prima e versiamo l'ultimo strato. Mousse cioccolato bianco, che è un po' più liquido perché non c'è la massa di cacao. Mousse cioccolato bianco, l'ultimo strato, adesso la mettiamo in appatitore, friso o frigo con i tempistiche che ho detto prima. Ecco la nostra tris dopo il riposo. Adesso togliamo
la nostra torta dallo stampo, togliamo l'acetato che abbiamo messo intorno e lucidiamo sopra con una gelatina neutro lucida, uno strato sottilissimo. La torta si protegge contro l'ossidazione dell'aria e soprattutto, essendo lucido, ha molto più appeal. Poi io tutte le torte li decoro con poco, perché tante volte meno è di più. Cultura Marchese mi ha insegnato, devi togliere e non aggiungere. Per cui mettiamo soltanto 3 riccioline di cioccolato Gianduia e per ultimo la torta va firmata, per cui mettiamo una bella cappa in cioccolato fondente. La torta è pronta, buon appetito. Adesso vi faccio vedere un'altra torta storica della mia pasticceria, la torta L'Antica. Pasta frolla integrale, confettura di lamponi, ganache cioccolato fondente Perù Pacizza 70%. Per cui serve nient'altro che una pasta frolla integrale e lo stendiamo circa 3 mm. Prendiamo la pasta stesa e foderiamo uno stampo imburrato. Una volta foderato molto bene, tagliamo in superficie il troppo. Pronta la nostra pasta frolla, adesso facciamo un fondo di 3 mm di confettura di lamponi. La nostra torta, inforniamo a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Intanto prepariamo la ganache. La ganache non è nient'altro che una crema fatta di un'emulsione di 2 grassi. La panna che mettiamo nella nostra pentola e lo portiamo in ebollizione e il cioccolato Perù Pacizza 70%. Quando bolle la panna, come vedete, versiamo dentro il cioccolato. Dobbiamo solo scioglierlo, non montarlo, perché dobbiamo avere dopo una ganache bella liscia. E una ganache è perfetta quando alla fine è lucido. E come vedete la nostra ganache è lucidissima. Ecco la nostra crostata cotta. E adesso riempiamo la nostra frolla con la ganache fino sopra. Per cristallizzare bene la mettiamo in frigorifero per circa un'ora. La ganache della nostra torta L'Antica si è raffreddata, basta decorarla. Prendiamo dei lamponi freschi e ovviamente una nostra cappa. Eccola la nostra torta L'Antica. Adesso vi faccio vedere la torta Africa. È la torta più semplice del mondo perché nella mousse ci sono soltanto 2 ingredienti, cioccolato e panna, una leggera salsa ai lamponi e ovviamente ogni torta ha bisogno di un pan di Spagna, la nostra Marchise, che poi raffiniamo perché dopo la torta viene capovolto così il pan di Spagna si trova sotto. La torta si chiama Africa perché il cioccolato è fatto con le fave di cacao africane. Questa torta sempre semplice con 2 ingredienti, ma è molto ostica perché è molto importante che la panna sia semi-montata e il cioccolato non supera i 50 gradi. Prendiamo la nostra panna semi-montata e mettiamo dentro il nostro cioccolato a 50 gradi. Un'emulsione come prima, 2 grassi, panna 35%, il nostro cioccolato è un 60%. E vedete, io monto la panna. Montando la panna incorporo l'aria e la nostra mousse diventa bella e soffice e lucido. Prendiamo il nostro stampo di silicone e riempiamolo con la nostra mousse. Abbiamo delle righe e può essere che c'è una bolla d'aria. Per farli scendere dobbiamo battere lo stampo. E inseriamo il nostro disco di Marchise. Adesso questa torta la mettiamo in freezer, molto importante perché altrimenti non riusciamo a togliere lo stampo di silicone, oppure chi ha un abbattitore, anche un battitore. La torta deve essere ben congelata prima di togliere lo stampo. Adesso lo spolveriamo di cacao e facciamo la decorazione con la nostra gelatina di lamponi. Mettiamo la gelatina di lamponi nella nostra incavatura. Lamponi e cioccolato è un ottimo abbinamento. Decoriamo con la solita cappa. E la torta è pronta. Questa torta si chiama Giulio, è una torta molto maschile, come dice già il nome, perché ha un cioccolato Uganda 80% e un caramello salato con sale di Maldon, per cui c'è questo contrasto tra dolce e salato. Per fare un buon caramello ci vuole zucchero semolato, panna fresca calda, sale di Maldon e burro fresco. Per fare questa torta ci serve una pasta frolla al cacao che stendiamo a circa 3 mm e foderiamo uno stampo leggermente imburrato. Anche qui molto importante di metterla bene senza avere una bolla d'aria e tagliamo il troppo. Questa base la cuociamo in forno a 180 gradi per circa 15-16 minuti. E voilà la nostra frolla cotta. Togliamo il nostro fondo
e dobbiamo fare un caramello adesso. A me piace una media colorazione per avere un caramello dolce amaro, per cui versiamo il nostro zucchero dentro e non mettiamo assolutamente acqua. Come vedete sotto si sta sciogliendo piano piano, diventa già marroncino da una parte. Quando abbiamo raggiunto il nostro colore preferito dobbiamo decuocere questo caramello con la nostra panna. È importante che la panna sia calda, altrimenti il caramello si ferma subito e diventa duro. E non si fa tutto in una volta, ma in 2 o 3 step. Mettiamo subito il sale e il nostro burro e spegniamo il fuoco. Facciamo sciogliere il burro, ovviamente il caramello va avanti con la cottura e abbiamo fatto un caramello veramente molto bello. Lo verso qui dentro così lo vedete meglio. Bello marroncino, bellissimo. Adesso riempiamo la nostra tortiera a metà con questo caramello. La nostra torta adesso va in frigorifero per mezz'ora finché il caramello si è raffreddato. Poi versiamo sopra la nostra ganache e decoriamo la torta. Per finire la nostra torta Giulio, panna fresca, portiamo in ebollizione e emulsioniamo con un cioccolato. Questo è un Uganda 80%, è un cioccolato abbastanza secco. La nostra panna bolle, versiamo dentro il nostro cioccolato e lo facciamo sciogliere. Ecco la nostra torta con il caramello raffreddato e versiamo sopra la nostra ganache. Adesso la nostra torta va di nuovo mezz'ora in frigorifero. Decoriamo con fave di cacao tostate, sale di Maldon, riccioli di cioccolato fondente e la nostra cappa. Eccola pronta. Il dolce che vi faccio vedere adesso si chiama Extreme Nero. Perché? Uno non ha nessuna decorazione, viene solo glassato, per cui molto estrema nella decorazione non c'è. E poi estremo perché va dentro l'aglio nero fermentato. L'aglio normalmente bianco e puzza molto, invece l'aglio nero fermentato perde tutto il suo puzzore e diventa quasi come una caramella liquirizia, per cui ha un profumo molto dolce e soprattutto insieme con il cioccolato si sposa da Dio. Per cui cosa facciamo? Facciamo un cremoso al cioccolato insieme con tuorli, zucchero che facciamo cuocere a 122 gradi perché facciamo una pata bomb. Poi mischiamo queste pata bomb insieme con la panna semimontata, il cioccolato fondente 70% e la gelatina che abbiamo sciolto leggermente. E poi facciamo una stratificazione con un sablé, cioccolato e sale, inserimento e un foglio di cioccolato con aglio nero fermentato e grue di cacao. Grue di cacao sono le fave di cacao tostate e spezzettate. Molto semplice. Per cui la prima cosa mettiamo sullo zucchero con un po' di acqua e lo cuociamo a 122 gradi. E nella macchina mettiamo i tuorli. Adesso 8 minuti. Abbiamo la nostra pata bomb, tuorli montato con lo zucchero cotto a 122 gradi. Adesso inseriamo cioccolato fondente, sempre i solidi 40-45 gradi, la nostra gelatina sciolto e la panna semimontata e facciamo un'emulsione. Sac à poche. Riempiamo a metà i stampi. Inseriamo un disco di cioccolato, aglio nero fermentato e grue di cacao e dobbiamo sciogliere il cioccolato e temperarlo a 30 gradi. Lo spalmiamo su un acetato. Quando non è ancora cristallizzato mettiamo su aglio nero fermentato in pezzettini e grue di cacao. Una volta cristallizzato copriamo la dimensione che abbiamo bisogno. Poi li chiudiamo e mettiamo il nostro sablé. E come con tutti i stampi di silicone dobbiamo adesso abbattere o congelare il nostro prodotto, altrimenti non escono dallo stampo. Mezz'ora in abbattitore o un'ora e mezza in freezer. I nostri dolci sono congelati, per cui riusciamo a toglierli benissimo dallo stampo e li classiamo con la nostra glassa nera. Ecco il dolce Extreme Nero, fatto con aglio nero fermentato, grue di cacao e una cremosa cioccolato fondente. Sono state 5 ricette di torte al cioccolato che facciamo qui in Vian Fossi da quasi 25 anni. Sono ricette molto semplici, avete visto, faccio magie, ma esemplare, ingredienti e materie prime di ottimo livello e molto semplice. Prendete la passione, andate a casa, fate le ricette, postateli, io vi risponderò sicuramente. Vi ringrazio per l'attenzione e auguro una buona giornata. Un bacio cioccolatoso.